Buongiorno a tutti quanti. Oggi abbiamo la possibilità di provare, penso non abbia profumazione, quindi sia la base della nuova base tallovata vegetale di Ariana Evans, che si chiamerà VR2. Quindi, allora, la nuova base che avevano fatto tallovata non mi era dispiaciuto, anche se sulle profumazioni devo dire che non mi avevano fatto impazzire, ok? Però funzionava. La base vegetale, personalmente, la VR1 non mi aveva fatto gridare al miracolo, contando anche i vegetali che abbiamo oggi. Quindi andiamo a provare oggi questa base qua. Dopodiché, come after, ci andiamo a provare la nuova base ultima di Ariana Evans. Questo è Lavender Noir, vi dico già, c'è una profumazione. Ho anche il set Cathedral, che era quello che già mi aveva fatto innamorare il sapone, quindi non vi dico l'after, ma questo, ragazzi, qui io sapete che con Ariana Evans sono stato un po' tosto, perché dalla Kaizen 1 in poi non mi hanno più convinto, io ero innamorato di questo marchio. Qui siamo tornati non solo ai primordi, qui abbiamo fatto di grandissimi passi avanti, quindi con il tallovato Ultima che arriverà a breve qua in Italia da Goodfellas, vi dico già bomba, cioè ma veramente una bomba. Vediamo il vegetale come va e dopo dirò cosa ne penso anche a Peter, che ringrazio per avermi dato la possibilità, nonostante poverino gli abbia fatto la testa così, nel senso che tempo addietro purtroppo, ragazzi, io sapete come sono, papale, dico quello che penso. Approfitto anche per questa cosa e riproviamo anche il pennello tasso maiale che si è fatto fare Bruno Iepariello di Sbarba da Zenith, che vi dico, non so se questo video uscirà prima o dopo di un altro in cui l'ho provato, vi dico che più lo sto usando e meglio è. Un gran pennello che tra questo e Semog, ragazzi, mi sta piacendo di più questo. Sono sincero, questo è abbastanza raspante ancora, nonostante l'abbia usato più volte di questo. Questo qua, ragazzi, è bello, cioè c'ha il giusto backbone, è più sul morbido, però rimane comunque con un buon backbone, ma sul massaggio tutto mi sta piacendo tanto. Allora, un po' di prebarbino, che io, ragazzi, lo sapete, in gel Barbermine me lo metto sempre. Dopodiché volevo approfittare di questo video per dire una cosa. Io sapete che non mi vanto mai, no? Cioè, nel senso, non sono uno che dice io ho fatto questo, ho fatto quello. Io lascio che, cioè, no, è una cosa che non mi piace fare, capito? Perché non ho, tra virgolette, competenze, diplomi, attestati per poter dire io so questo, faccio quello. Cioè, mi godo la mia passione, però, ragazzi, negli anni me la sono fatta la mia esperienza e non si può pensare che una persona che ha testato, ritestato, provato cose, aiutato anche a sviluppare prodotti in parecchi anni, non valga proprio nulla, ok? Userò 316 armato di Gillette Nacet, perché se no vi dimentico, eccolo qua. E allora, in questo video vi dirò, così chissà che lo guardate tutto il video, no scherzo, dai, no, nel senso mi fa piacere, faccio un video che lo guardate tutto. Vi dirò quali marchi sono arrivati in Italia grazie a me, perché questo non l'ho mai detto a nessuno e adesso ve lo dirò. Quindi ce ne sono già 3 e a breve, probabilmente, non so quanto a breve o più là, ce ne sarà un altro ancora. Questo non ve lo posso ancora dire perché non è ancora testato, però ci stiamo lavorando dietro le quinte. Quindi una cosa che voi dovete sapere è che io dietro le quinte, dopo, con i produttori, con i negozi, con questo e con quello, cioè dove vedo prodotti che a me piacciono, che meritano, ragazzi, cioè, ci lavoro dietro le quinte per farli arrivare qua, per magari anche per dare dei feedback al produttore, come quest'ultimo soprattutto, che ha seguito moltissimo i vari feedback che gli ho dato su quello che secondo me mancava e via dicendo. Adesso è arrivato un prodotto fantastico, io spero che a breve si riesca a portarlo qui e certificarlo in Italia.
Quali sono questi 3 marchi? Allora, il primo marchio che è arrivato qui in Italia grazie ai miei feedback sono stati gli Axe, perché gli Axe addirittura no, forse un altro prima, vabbè, comunque 3 sono, e ve li dico tutti e 3, non so se in ordine cronologico o meno, però ve li dico. Sono stati comunque, ci sono stati gli Axe che sono arrivati qua in Italia, addirittura tramite Salvatore Castaldo di Epoca Barberia, che gli ho dato io il feedback, e gli ho detto guarda che questi prodotti qua avranno un bel successo, stanno lavorando bene. Avevo provato le prime basi che ancora era un po' indietro, dopo qualità prezzo, ragazzi, all'inizio erano prodotti, dopo che siano cambiati, che si siano un po' persi per strada, adesso ognuno fa i suoi conti. Io vi dico, in quel momento per me erano prodotti, per quel momento del mercato e per quello che offrivano, dei prodotti fantastici, qualità prezzo. Quindi ho detto Salvatore guarda che secondo me, e lui gli ha dato una mano a certificare i prodotti e sono arrivati qua in Italia. Quindi avete potuto avere gli Axe, magari sarebbero arrivati lo stesso, io non sto dicendo che non sarebbero arrivati, però ragazzi, grazie a un feedback che ho dato io a Salvatore mi ha ascoltato, il successo è stato veramente notevole. Altro marchio, Westman, il primo che ha venduto un set Westman è stato sempre Salvatore Castaldo tramite Epoca Barberia, sempre dopo un mio feedback, perché quando ho provato quei tagliovati lì io sono rimasto assolutamente colpito. Ho chiamato Salvatore e gli ho detto chiama immediatamente Tiago, fatti arrivare in Italia quei prodotti lì. E sono o non sono stati un successo? Sì. Altro marchio, l'ultimo che vi dirò, dopo ci sono tante altre cose in porto, non solo queste, anche sui rasoi, piano piano. Altro marchio, Grooming Cult, dalla Grecia. Ho provato, mi sono reso conto che il prodotto era veramente valido. Io logicamente al produttore lo dico, ve lo dico anche qua, ho spinto perché faccia degli after alcolici. Al momento, secondo me, è la sua, la cosa che frena di più quel prodotto lì, è proprio perché ha anche un certo costo, ma ci sta perché il prodotto è ottimo. Ci vuole un bel after alcolico che porti avanti anche bene la profumazione e non solo quei balsamini lì. Quindi finché non farà l'after alcolico farà veramente fatica ad avere un successo più ampio a quel prezzo lì, secondo il mio parere. Però ragazzi, sono arrivati su Vanity Stock perché io ho avvisato Michele Lapi, ho detto guarda, prova a sentirlo, vedi anche se fanno l'after, via dicendo, e lui ha preso i saponi e il marchio. Quindi ragazzi, sappiate che dietro le quinte non è che provo solo i saponcini e dopo quello che succede, cioè posso dire che grazie anche alle mie prove, ai miei feedback, se molti prodotti sono arrivati magari prima o comunque sono arrivati qua in Italia. E lo dico con soddisfazione e orgoglio, non per vantarmi, perché non mi interessa assolutamente niente, ma con soddisfazione e orgoglio. Come ho collaborato, sapete, con AEB e a settembre ci saranno novità incredibili, preparatevi già, e come sto facendo anche con altri produttori che sto dando dei feedback per cercare di farli crescere, e dopo c'è chi segue, chi non segue, chi vuole fare la sua strada, cioè non è che non me ne va, non viene, tra virgolette, però sappiate che la mia l'ho fatta. Allora ragazzi, il montaggio mi sta piacendo molto, meno grasso del VR1 come sensazione in viso, però molto molto coprente, che così a montaggio farei fatica a dire che è un vegetale, cioè sembra un tagliovato però di quelli non esageratamente grassi, quindi un montaggio veramente buono. Però vediamo in rasatura che cosa ci dice. Bene, vi ho raccontato la mia, adesso parliamo di Ariana Evans, parliamo
del sapone, anche perché se Peter dopo guarderà il video con i sottotitoli tradotto in inglese e vede che parlo solo di altri prodotti, poverino dirà anche ma mi dici com'è il mio sapone, sì o no? E adesso te lo dirò. È un'ottima scorrevolezza, e trovo il sapone molto sgrassato, cioè proprio il VR1 a me non mi faceva impazzire perché proprio sembrava di avere un impacco in viso, e comunque la protezione non era a quei livelli da farmi dire ok, è tipo un Macduff, so che è molto grasso però c'è una protezione mostruosa. Per me mancava qualcosina sulla protezione. Adesso vediamo questo come va. Comunque ragazzi, ho annusato, quando ho aperto ho annusato il Lavender Noir. Mamma mia. Cioè, io puntavo tutto su cattedra, ma Lavender Noir è una roba. Quando vedrò i miei amministratori, i moderatori, lo faranno usare, dopo vi farò lasciare un feedback sincero sul gruppo, perché è qualcosa di... Cioè, qua sento, mi si può dire, l'arroganza e la prepotenza, nel senso buono, degli americani che ci hanno fatto innamorare dei loro prodotti. Cioè, se arriva così in Italia, che penso che questa deve essere la base della profumazione, cioè ormai, anzi dovrebbero, penso, arrivare a breve su Goodfellas. Cioè ragazzi miei, fantastico. Secondo me, adesso io non lo posso sapere, non gliel'ho chiesto a Peter, anche perché, ragazzi, un produttore è sempre un produttore, cioè lui mi può dire qualsiasi cosa, però dopo io provo e vi dico le mie sensazioni. Secondo me ha fatto un upgrade sulla qualità e la scelta delle profumazioni notevole. Secondo me ha capito che al di là anche solo delle prestazioni del sapone, ma la qualità che tu usi, come probabilmente oli essenziali, profumazioni e via dicendo, fa la differenza, ragazzi miei. E quindi, a parte aver studiato probabilmente qua delle basi, adesso Ultima è già un bel scalino sopra, a quella di prima, adesso è proprio a livelli di tra i migliori telluvati che ho provato in generale. Abbinato adesso delle profumazioni così, qua in Italia, ragazzi, credetemi, non è per niente scontato. Cioè, è riuscito a, certificando i prodotti e tutto quanto, a portare una qualità veramente alta, alta, alta. Adesso intanto vediamo questo vegetale che sta lavorando veramente molto bene per adesso, però come sapete giudichiamolo. In rasatura. Allora ve lo aspettavate? Lo sapevate? Dei marchi che sono arrivati qua grazie al sottoscritto?
E mo sai. Per quello che vi dico che, ragazzi, io non faccio pubblicità, ragazzi, io non faccio pubblicità ai prodotti, io provo i prodotti. Il mio obiettivo è quello, tramite la mia passione, anche la mia sensibilità, perché ho la mia sensibilità, sono un maniaco, cioè ho le mie capacità sulle cose. Quindi anche di aiutare ad arrivare a prodotti validi e far crescere i produttori. Perché per me è una soddisfazione se nel mondo della rasatura arrivano prodotti validi, sempre qualità-prezzo si intende, E dopo perché no, anche con il discorso che adesso ho anche le affiliazioni ai negozi, no? Io do una mano a loro, faccio arrivare prodotti, quindi non vi porto prodotti che portano loro i negozi per far sì che voi li comprate. A meno che fatalità non arrivino, che io magari non li ho provati prima e funzionino, sono buoni, quello ci sta. Ma è molto più bello, no, se io provo un prodotto, è veramente valido, arriva sul sito, voi lo acquistate e aiutate lo store che ha investito per farlo arrivare. Nello stesso tempo, con il link referral, date una mano a me a crescere, a continuare a impegnarmi, perché vi assicuro che di tempo ne va via tanto. Allora capite il lavoro che c'è dietro le quinte, capite quanto tempo perdo per fare questo. Capite che qualcosina nel tempo lo sto portando anch'io, no, alla rasatura tradizionale. Non stiamo parlando solo di sterili recensioni, sì, questo è buono, questo dell'altro non è buono, cioè dietro le mie recensioni, dietro a quello che io faccio, non c'è un voler insegnare ai produttori a fare il loro lavoro, sia chiaro, ma è un voler contribuire perché un prodotto abbia successo e funzioni. E se fino adesso quello che è arrivato ha avuto un grande successo, dopo quello dove vanno a parare dopo, cosa succede nel tempo, i cambiamenti, le scelte che fanno, quello ragazzi, ognuno fa quello che vuole, io fino a dove posso dico la mia, dopo logicamente ogni produttore è giusto che faccia le sue scelte, i suoi passi, e non è detto che quello che dico oggi io e magari funziona, va bene, dopo fra un anno o due fa le sue scelte, ma io dico anche guarda secondo me così e colà, ognuno fa quello che vuole, però ragazzi, i risultati che ho visto e che si sono portati a casa fino adesso mi hanno fatto capire che a quanto pare qualcosina di buono, mamma mia ragazzi, se sono liscio, l'ho fatto anche io. Ragazzi, ci siamo. Adesso non pensate che dico così perché tra virgolette ci siamo un po' rincontrati e perché mi è piaciuto il tagliovato e via dicendo, ma ci siamo ragazzi, cioè se è questo che arriverà qua in Italia ci siamo. È un bel montaggio compatto ma non pesante, non eccessivamente grasso.
non ha al 100% la protezione totale della versione ultima tagliovato, ma è abbastanza normale, ragazzi. Cioè, il tagliovato puro, nudo e crudo avrà sempre proprio sulla protezione, però non c'è solo quella. Quindi qua c'è un'ottima scorrevolezza, c'è un ottimo post rasatura. Ragazzi, il prodotto è veramente, veramente buono. Un bel passo avanti della VR1. E bravo Peter, bravo, perché sicuramente non grazie a me in questo caso, perché non ci siamo mai sentiti prima, quindi quello che hai raggiunto l'hai raggiunto sicuramente con le tue capacità, con la tua visione, però posso dirti che sono felice di vedere che è tornato un prodotto veramente di altissimo livello. Adesso mi sparo questo e qui si vola alti alti. Continua a fare profumazioni di questo livello, perché non aspetta piuttosto. Infatti mi diceva mi deve arrivare un componente che è difficile da trovare da qua da là. Questo anche mi ha fatto capire che ci sta lavorando sulle profumazioni, cioè sta facendo cose veramente. Questo mi ricorda, mamma mia, il problema è che adesso così a memoria mi ricorda un profumo che tra virgolette ho già sentito da qualche parte come idea, non una copia vera e propria, come idea. Cioè, ma mi sembra una lavanda liquorosa, cioè sembra di mettere su un liquore di lavanda, ma buonissimo, cioè elegantissimo. Mamma mia, mamma che buono, mamma mamma mamma. Questa è una profumazione spettacolare, ragazzi, spettacolare. Mamma mia che buono. Buono, 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 buono. 100 volte buono, ragazzi. Mamma mia, quando arriva lo sentirete dopo, lo direte voi, non serve che lo dico io. Oh ragazzi, spettacolare, basta. Mi è piaciuto tantissimo. Allora, Zenith, confermo. Zenith by Sbarba, confermo, pennellino fantastico. Più lo uso e più mi sta piacendo, e tra questo e Semoga, ragazzi, per me vince questo. Mi sta piacendo veramente, veramente molto, molto, molto. Tanta, tanta roba. Bene, ragazzi, una sbarbata veramente, veramente ottima. Post rasatura di livello, aftershave fantastico, sempre brucia pochissimo, quasi niente, anzi io non ho sentito niente, quindi nonostante l'alcol ci sia non brucia, però sentite che è alcolico, ma sarà che anche la rasatura è stata veramente perfetta. Cioè ragazzi, BBS super super assoluto raggiunto, avete visto Nacet e 316, qua non ci sono trucchi e segreti, ragazzi, i passi avanti sono stati fatti. Ultima è una roba mostruosa, anche questo è un bel scalino sopra la VR1, quindi Peter, complimenti per il lavoro che hai fatto. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.